Jack è sopra un aereo e subito dopo l'aereo precipiterà nell'Oceano Pacifico. Jack si troverà a lottare tra la vita e la morte e riuscirà nuotando ad arrivare fino a un faro. Il faro avrà un grosso ascensore che lo porterà sott'acqua. Io sono Lumberjack e per Wikos vi presento nuovamente Login, la rubrica dove si parla di videogiochi. E questo è BioShock, la collection. Partiamo dal primo BioShock. Jack è un ragazzo molto semplice che si ritroverà catapultato in una città subacquea, completamente distrutta, e grazie all'ausilio di un'unica persona che si chiama Atlas, che non vedremo mai ma la sentiremo via radio, riuscirà ad andare avanti nel gioco. La prima cosa che succederà è che dovrai lottare contro un sacco di nemici, dovrai raccogliere delle armi e in più scoprirai di poter acquisire dei nuovi poteri tramite i plasmidi, delle bevande. Jack si troverà a combattere contro sistemi di sicurezza da hackerare, contro ricombinanti, contro i Big Daddy e contro le sorelline. Ogni di questo personaggio avrà una differenza di azione con esso, quindi un'interazione diversa per ogni personaggio. Partiamo dai ricombinanti, che sono classiche persone che sono uscite di testa. Alcuni dei ricombinanti possono avere i tuoi stessi poteri, ma saranno ovviamente molto più deboli. Poi ci sono i sistemi di sicurezza che o ti attaccheranno o li riuscirai ad hackerare e trasformarli in tuoi alleati. Ricordati che una volta diventati tuoi alleati, questi verranno attaccati dagli altri nemici. Poi ci sono i Big Daddy, saranno accompagnati dalle sorelline e le proteggeranno mentre loro raccolgono l'Adam da tutti i cadaveri e dagli altri personaggi. I Big Daddy sono degli uomini dentro uno scafandro che saranno traviati mentalmente per proteggere le sorelline, che a loro volta saranno traviate per raccogliere l'Adam, e avranno all'interno del loro corpo una lumaca che gli permetterà di acquisire molto più Adam di quello che potrebbe sopportare una persona normale. Durante questo viaggio sarete affiancati da Atlas, che vi darà dei vari consigli, e dalla dottoressa Tannenbaum, che vi metterà davanti ad una scelta: vuoi salvare le sorelline o le vuoi uccidere per avere ancora più Adam? Ricordatevi che ogni scelta che farete avrà ripercussioni sul finale. A seconda il finale neutro non esiste, ma se ucciderete solo una sorellina e salverete tutte le altre verrà visto come finale buono, ma se le ammazzerete tutte quante il finale sarà cattivo. Questo è BioShock 1. BioShock 2 cambia completamente il personaggio. 10 anni dopo gli eventi del primo BioShock sarete il soggetto Delta, un uomo legato a livello psicologico con la sua sorellina Eleanor. Vi risveglierete senza più Eleanor al vostro fianco. Il vostro obiettivo sarà trovarla. A questo punto verrete aiutati da Sinclair, un altro uomo d'affari che, grazie sempre all'aiuto dalla dottoressa Tannenbaum, riuscirete a trovarla e andare avanti nel gioco. Come nel primo avrete i vostri alleati, quindi la Tannenbaum, avrete Sinclair, in più avrete la possibilità, a differenza del primo, di avere con voi ogni tanto le sorelline che vi danno una mano, sempre se non deciderete di ucciderle. Questa cosa è valida in questo gioco, però avrete 3 finali: uno neutro, uno cattivo e uno buono. Il gioco si svolge sempre a Rapture, quindi avrete sempre le stesse ambientazioni, quindi zone sottomarine, sarete sempre alla ricerca di più potere. Quello che vi consiglio io è di godervelo dopo aver giocato il primo, quindi non è una storia a parte, è una storia collegata. E ora passiamo al terzo capitolo, BioShock Infinite. Vestirete i panni di Booker DeWitt, un ex investigatore privato, alcolizzato e ludopatico. Gli avvenimenti si svolgono 40 anni prima del primo BioShock, quindi la storia è completamente diversa e soprattutto partirà come il primo BioShock. Booker DeWitt si troverà ad un faro. Questo faro lo porterà stavolta oltre le nuvole, quindi una storia completamente diversa. In questo gioco sarete questa persona alla ricerca di Elizabeth. Elizabeth è una ragazza che dovrete cercare per riportarla indietro a New York. In questo gioco avrete vari alleati, uno di questi è Daisy, capo dei Vox Populi, e Elizabeth, quasi una coprotagonista. Dovrete salvare Elizabeth da varie situazioni, da Songbird a Comstock, il padre molto possessivo di questa ragazza. Il gioco come giocabilità è molto simile al primo e al secondo, ovviamente le dinamiche sono totalmente diverse. In questo ricordatevi di non cadere. Per quanto riguarda molti poteri, sono dinamiche leggermente diverse. In più avrete la possibilità di muovervi con un rampino all'interno del gioco e quindi ha una nota in più, una maggior difficoltà, se vogliamo dire. Adesso vi do una valutazione dei giochi, essendo questa una serie. Il primo BioShock ha un voto di 8, è un gioco molto bello, per l'epoca che era comunque il 2007, aveva una lore molto intensa, soprattutto molto ben sviluppata. BioShock 2 anch'esso ha una lore abbastanza originale, però teniamo conto che è comunque un sequel, si potevano migliorare molto, ma diciamo che i miglioramenti non sono stati all'altezza del primo, quindi BioShock 2 di 7.5. Passiamo a BioShock Infinite. Il capitolo segue le tracce dei primi due, divergendo su molti altri aspetti.
il che non è sempre stato positivo, perché anche se è un bellissimo gioco, esso va decadendo, perdendo tutto ciò che è BioShock. Rimane la giocabilità molto simile ai precedenti, ma cambiando completamente storia, quindi non essendoci un reale collegamento, il gioco non vale come i primi due, quindi il voto è 7. Quello che voglio dirvi però è questo: ci sono vari DLC per il secondo e per il terzo, non stiamo ad approfondirli. L'unica cosa che vi dico di BioShock Infinite, il DLC si chiama Buried at Sea, è un DLC molto importante perché, a differenza di quello che vi ho detto prima, crea forzatamente un collegamento col primo BioShock. Vi dico, molto interessante, molto carino, e si svolge prima degli avvenimenti del primo BioShock, ma giusto prima, perché poi quello sarà tutto il significato del primo BioShock. Questo è Lumberjack per Wikos. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi di seguirci su YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook e Twitch. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate like, scrivete un commento, condividetelo con i vostri amici e soprattutto attivate la campanella delle notifiche. Vi ringrazio e questo è Login.